Ciao a tutti, bentornati. Maurizio, qui parliamo di carriera, lavoro e un po' di finanza personale. Abbiamo questo appuntamento settimanale con le live per andare attraverso un po' di domande che fate sul canale Telegram, domande qui in chat e anche qualche spunto di riflessione in base a quello che discuto con le persone che stanno seguendo il percorso di coaching professionale o i commenti che ricevo da chi ha acquistato il videocorso sulla cercare lavoro in modo strategico. Allora, intanto ciao a chi è collegato e soprattutto un primo grazie a Samuele. Samuele ha sempre tantissime domande interessanti e oggi si è occupato di metterne un pochettino nella chat, così abbiamo subito una lista di cose di cui parlare. Saluto anche Andrea, bentornato. Michele, ciao anche a te. Benissimo, allora, periodo molto molto intenso. Personalmente, periodo molto complicato, ma cose che tengo al di fuori del canale per un po' di cose complicate, al di là del cane che sta facendo danno sul divano, però va bene. Lavorativamente ci sono un po' di cose che stanno succedendo molto interessanti per me, di cui spero di poter parlare tra qualche settimana, anche come condivisione di esperienze, di ragionamenti e di come mettere in pratica le cose di cui parliamo durante i nostri incontri e nel nostro canale. Allora, oggi voglio appunto iniziare dalle domande di Samuele. Devo rientrare nell'ora precisa perché ho un po' di impegni anche dopo. Allora, la prima domanda è, boom, come far ribaltare il microfono? Allora, la prima domanda è, tutti possono diventare manager, verità o bugia? Mm, Da analizzare un po' come domanda, perché prima direi... No, allora, ovviamente si parla di diventare manager, possibilità di diventare manager per chi è interessato a diventare manager. Cioè, il primo livello è non tutti vogliono diventare manager, perché diventare manager ha tante cose positive, ma altrettante negative. Insomma, there are no free meals in generale nel business. E quindi quello che succede è che quando si decide di cogliere delle opportunità per fare dei passaggi di carriera manageriali, si sa che si deve, come sempre, fare un trade-off tra impegno, tempo libero e... Il mio cane sta sbranando una scatola dei Lego sul divano, quindi se sentite rumore è lui. E quindi appunto bisogna fare sempre un trade-off tra alcune considerazioni. Ora, se parliamo di tutti possono diventare manager, di cosa stiamo parlando? Delle capacità delle persone o delle opportunità? Sdoppio la risposta. Quando parliamo di capacità, no, non tutti possono diventare manager. Nel senso che diventare manager richiede determinate caratteristiche, perlomeno diventare buon manager, tu puoi anche diventare un manager ed essere un fallimento totale, una capra, però se parliamo di diventare manager inteso come diventare un buon manager, no, non tutti possono diventare manager, perché ci sono delle caratteristiche che non sono migliori o peggiori di altri percorsi professionali, ma sono specifici del percorso manageriale. Non tutti possono diventare dei super specialisti tecnici. Faccio questi due esempi perché ci sono delle caratteristiche a livello di competenze, ma soprattutto a livello di comportamento, mindset e via dicendo, che sono specifiche di chi è predisposto per seguire in maniera con successo, diciamo, per seguire con successo quella tipologia di carriera. Quindi non tutti possono diventare manager, chi non è predisposto a lavorare in squadra, chi non è predisposto alla comunicazione, chi non è predisposto al punto di vista altro, chi non è
chi non è capace di guardare oltre una certa soglia temporale o oltre una certa distanza a livello di responsabilità e di ownership? No, non può diventare un buon manager. La seconda parte della risposta è tutti possono possono diventare manager a livello di opportunità, cioè ci sono opportunità per diventare manager per tutti. Ecco, questa è una parte dove ci sono alcune considerazioni da fare. La carriera manageriale implica che ci siano delle opportunità. Se io sono nell'azienda sbagliata, nel contesto lavorativo sbagliato, nel mercato del lavoro sbagliato, nella nazione sbagliata, se sono nel mezzo del nulla, posso diventare manager del pianerottolo, ma non è quello di cui stiamo parlando. Però su questo io posso agire, su questo io posso fare azioni costose a livello di energia, tempo, impegno, ma nessuno mi impedisce per legge di trasferirmi in un mercato del lavoro che mi offre opportunità. Quindi internamente sono caratteristiche, esternamente sono opportunità. E sì, quando hai una bimba di 7 anni usi i cerotti dei supereroi della Marvel, ok? Quindi appunto, lato opportunità possiamo andare e dove non ci sono crearle o perlomeno spostarci in un ambiente in cui sono presenti. E su questo devo essere assolutamente chiaro. So benissimo che non è sempre possibile. Tant'è vero che nel corso Cercare lavoro in modo strategico, nella parte pianificazione, io parlo molto del fatto dovete avere le idee chiare su quello che desiderate, perché se poi lo ottenete e non fa parte di una big picture, si rischiano grossi casini. Cioè, se il mio obiettivo è diventare manager e per questo sono pronto a spostarmi in America, in Inghilterra domani, e questo ha un clash con tutti i miei progetti di vita, familiare, personali o quant'altro, magari sì, divento manager, ma distruggo tutte le altre cose. Quindi molta, molta attenzione a questa parte. Lato invece capacità e competenze, le competenze si possono acquisire, le capacità a livello di mindset, predisposizione e tutto, anche quelle si possono acquisire, ma si deve voler acquisirle. La famosa, no, quanti psicologi servono per cambiare una lampadina? Ne basta uno, ma la lampadina deve veramente voler cambiare. Ecco, esattamente, cioè devi veramente voler metterti in discussione per fare quel tipo di percorso che, ragazzi, non è per niente facile. E io rispetto anche chi dice, cioè rispetto tutte le scelte purché siano scelte di carriera, quindi chi dice no, ma io voglio rimanere così perché non mi va di fare quel salto che per 2 lire in più di soldi o per una gratificazione maggiore mi rovina, mi consuma, mi fa... va benissimo, per questo bisogna essere molto molto chiari su questo. Intanto saluto anche Antonio e Giuseppe. Allora, seconda domanda di Samuele e poi mi alterno con quelle degli altri. Come essere eletto o essere riconosciuto dai propri colleghi di pari inquadramento come eventuale manager? Non è un problema loro. Cioè, il manager viene selezionato da chi sta sopra. Ok? Per cui voi dovete fare il vostro lavoro sempre al meglio, ma chi deve cogliere... Cioè, non esiste che c'è questo team di 10 persone e 7 vanno dal capo a dire «Ehi, quanto è bravo Maurizio, fallo diventare manager». No, non funziona così. Quello che funziona è che il vostro capo, nelle riunioni con gli altri capi, quando si parla di talenti, persone promettenti, succession plan e via dicendo, potenziali promozioni, periodicamente si incontrano, parlo ovviamente del caso, no, di azienda
molto bene strutturata, ma il principio è lo stesso. Queste persone si incontrano e dicono: guarda, allora nel mio team c'è questa persona che sta performando, e l'altro dice: sì, è vero, io ci ho avuto a che fare, anche nel mio team ne ricevo feedback positivi, così come vi assicuro che ci sono momenti in cui uno dice: ma nel mio team veramente avevo evidenziato questo nome come persona da mettere nella pipeline delle produzioni, delle promozioni, e qualcun altro dice: no, no, ma quando mai? Io ci ho lavorato con questa persona, non ha minimamente la maturità ha ancora bisogno di esperienza, non ha capito le dinamiche aziendali, oppure l'abbiamo visto comportarsi in maniera non ottimale in altri contesti e via dicendo. Ecco, questo dovete tenerlo molto a mente. Quando io parlo e dico spesso l'azienda è lunga, cioè la vita è lunga, l'azienda no, che è una frase di un mio capo di tantissimi anni fa, faccio riferimento a questo, cioè non potete dire: ah no, io divento bravissimo nel mio team, performo, poi quando mi interfaccio con gli altri team sono una palla al piede, sono un pain in the neck e via dicendo. No, non può essere, cioè, proprio perché nelle aziende comunque c'è sempre un confronto. La promozione per essere data a te non deve essere data non solo ad altre persone del tuo team, ma magari ad altre persone di altri team, perché c'è soltanto un numero ridotto di slot e via dicendo. Quindi bisogna essere riconosciuti come persone capaci di assumere una posizione manageriale da chi sta sopra, non da chi sta di lato, perché se chi sta di lato avesse capacità manageriali sarebbe già manager. Ipersemplifico, è chiaro, sto tagliando con l'accetta, ma per dire dovete essere percepiti come capaci da chi ha da chi è nella control room, da chi è nella catena di decisioni, ok? E questo ovviamente fa parte tutto quanto di un percorso di crescita, di performance e via dicendo. Ci sono delle situazioni in cui si segue una logica del tipo: ah, hai per tot tempo dovresti lavorare da 10, hai lavorato per un anno da 11, ok, quindi ti diamo la promozione. Altre volte in cui stai lavorando a 10 si dice: guarda, ti diamo la promozione da 11 per metterti alla prova, perché pensiamo che tu possa fare questo scatto. Ci sono 2000 modi in cui queste cose possono avvenire, non aspettatevi che sia soltanto uno il modo di far succedere le cose. Uno sdoppiamento di funzioni perché è aumentato il carico di lavoro per motivi di compliance o per motivi di politica interna, aumenta le opportunità di carriera e di posizioni manageriali, analogamente in caso di accorpamento vengono dimezzate e via dicendo. Quindi non è sempre una corrispondenza uno a uno tra capacità e esigenze di business, ci sono 2000 dinamiche all'interno della creazione di un organigramma, una struttura aziendale, posizioni lavorative e tutte queste cose. Per questo prima capite come funzionano le aziende e come navigare nelle dinamiche della vostra carriera e meglio è. Allora, becco al volo la domanda di Giuseppe Licata. Mi sto laureando in filosofia, fighissimo, io ho mezza laurea in filosofia e la adoro. Ho intenzione di proseguire gli studi anche con la magistrale, sempre in filosofia. Pensi che potrei avere possibilità in ambito di carriera aziendale o altro? Allora, Giuseppe, questa è una domanda interessante, però sono io che la rigiro a te, nel senso: perché stai studiando filosofia? Ovviamente facilissimo parlare di Marchionne, che però poi ha fatto MBA e via dicendo, no? Allora, perché, cioè, il famoso approccio strategico alla carriera, perché stai studiando filosofia e perché vuoi continuare con una magistrale in filosofia? Non è, se parliamo proprio di percorsi standard, non è tipicamente il percorso che uno inizia per entrare in un mondo corporate. Fatto salvo che può succedere, e vi faccio anche qualche esempio. Però la domanda è: Giuseppe, il tuo scegliere filosofia e il tuo parlare di carriera in azienda, qual è il tuo perché? Cioè,
io adoro la filosofia, adoro Wittgenstein, adoro queste cose, per me la mia vita è però poi devo pagarci il mutuo, quindi mi tappo il naso ed entro in una struttura di carriera. Mm. Questo è un sacrificare tante cose. Può funzionare, ma rischi di soffrirci molto. Invece il discorso di mi piace la filosofia, quella parte che magari è più vicina alla psicologia e quindi quello che poi sono le dinamiche aziendali e tutto, ok, mi piace l'idea di applicare tutte queste cose alle grandi dinamiche, i massimi sistemi, va benissimo. Ipotizziamo che tu abbia chiaro il perché stai studiando filosofia, perché vuoi finire filosofia. Beh, ci sono tantissimi motivi per studiare filosofia. Io, quando facevo ripetizioni di matematica all'università, c'avevo un ragazzo che seguivo, gli facevo ripetizioni al liceo e lui si iscrisse a filosofia solo perché era l'unico corso di laurea in cui non si studiava matematica neanche di striscio. Quindi, diciamo, non era magari la motivazione più alta per scegliere un percorso così nobile, però per darvi un esempio simpatico. Ora, il punto è, ipotizziamo che tu abbia piena cognizione del perché stai studiando filosofia, anche del perché hai intenzione di investirci ulteriori 2 anni. Perché vuoi andare in azienda? Non lo so, se ce la fai mettimi una domanda veloce, c'è una risposta veloce, un commento veloce, però diciamo che se io dovessi dire con lauree non del settore STEM come entrare in azienda, allora ci sono delle aree su cui può funzionare a livello di competenze e delle aree in cui è più necessario che l'azienda sia illuminata. Mi spiego. Se io ho un titolo di studio nel settore umanistico, linguista, laureato in filosofia, in lettere, storia e via dicendo, molto probabilmente la parte di mh, risorse aziendali, come accennava Samuele, cioè risorse umane, la parte di processi, la parte di comunicazione, la parte di gestione delle interazioni, social responsibility e via dicendo, quelli possono essere dei punti d'ingresso per i quali molto probabilmente nessuno vi chiederà le competenze da ingegnere, no? E poi l'altro punto fondamentale è, cioè se io dovessi adesso prendere sotto un percorso di consulenza uno studente di filosofia che vuole entrare in azienda, dopo aver chiarito il perché, probabilmente consiglierei di costruirsi quell'altra parte, cioè abbiamo spesso parlato dell'argomento che abbiamo affrontato durante il video con Andrea Zanon. La laurea ideale, il percorso di studi perfetto, prima cosa ricordiamoci quello che dico sempre agli studenti universitari. Voi siete professionisti che si stanno formando, non siete studenti che si stanno laureando. E quindi a te, Giuseppe, chiedo che professionista vuoi diventare con le cose che stai studiando oggi? Cioè, che professione stai sviluppando? Questo te lo devi chiedere. Probabilmente non te lo sei chiesto perché nessuno ci insegna a farci queste domande quando siamo all'università. All'università, testa bassa, esame, 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 esame. Ora, per creare quale Giuseppe Licata professionista stai lavorando? Qual è il tuo label? Qual è il tuo elevator pitch o come lo vuoi chiamare tra 1 o 3 anni o quello che ti manca per il primo e il secondo titolo di studi? Questo è importantissimo perché definisce poi quello che si può fare all'atere, cioè se tu dici io adoro capire le dinamiche dei gruppi di persone
E allora probabilmente grandissime aziende che nel marketing o nelle comunicazioni o come dicevamo di gestione di risorse o and organization o comunque vengano chiamate, probabilmente lì c'è qualche possibilità interessante. Però a quel punto io mi concentrerei su quello che vuoi costruire all'atere. Oggi c'era Andrea Zanon ha pubblicato un video molto interessante che vi invito ad andare a vedere, in cui parla del solito studiare economia o ingegneria gestionale. E lui ha fatto una considerazione molto interessante che mi ha fatto riflettere. Al di là poi vedete il video qual è la sua risposta, però lui diceva, ingegneria gestionale è più difficile perché comunque è ingegneria. Quindi, studiando economia, avete più tempo libero per fare tutte le altre cose necessarie per non essere soltanto un laureato. Mi spiego. Ormai avete capito che non basta essere uno studente bravo. Benvenuti nel XXI secolo, laurearsi con 110 e lode non basta più. Se non conosci perfettamente l'inglese, la tua laurea in filosofia, come anche una laurea in ingegneria, te la puoi dare tranquillamente in testa, non ci farai niente. Se non conosci perfettamente altre caratteristiche, cioè ogni cosa che non hai nel tuo repertorio ti abbassa di una tacca. Non avere una laurea STEM per certe tipologie di lavoro ti abbassa di una tacca, non avere l'inglese ti abbassa di una tacca, non avere esperienze all'estero ti abbassa di una tacca, non avere... E questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare. Per cui io allo studente tipo di filosofia o di materie umanistiche che mi chiede consulenza sul come ottimizzare i prossimi anni, direi cerca di capire bene che cosa vuoi fare da grande a livello professionale, perché, ripeto, non sei uno studente ma sei un professionista in fieri, e sviluppa le competenze all'atere che ti serviranno nel passaggio. Public speaking, negoziazione, comunicazione e via dicendo. Ovvio che probabilmente non verrò a dirti impara a programmare, ma il public speaking o il capire oggi quali possono essere gli impatti di artificial intelligence e via dicendo è roba che può tenerti avanti rispetto ad altri candidati, per cui magari non avrai la laurea ideale, ma avrai altre competenze ideali che possono benissimo essere un tool per compensare l'assenza della laurea STEM per certi settori o certe aziende. Allora, ecco, cioè, Giuseppe, se... Ecco, scusa, fatemi leggere. Studio filosofia perché è ciò che mi piace e sono bravo a fare. Mi piacerebbe entrare in azienda perché mi piacerebbe fare carriera che oltre allo stipendio credo mi realizzi più rispetto al lavoro nel settore umanistico. E però, Giuseppe, questa risposta non va bene. Scusa se sono brutale, ma non va bene. Cioè, ripeto, se la laurea è un strumento di gratificazione culturale, è un discorso. Però poi, dopo che vi siete presi la laurea in conservazione dei beni culturali, non stupitevi se rimanete al chiodo in una nazione dove si investe nulla in conservazione dei beni culturali. E lo sapete ben prima di immatricolarvi. E se non avete fatto le ricerche, peggio per voi. Siamo nel XXI secolo, la competizione è quella che è. Nessuno può farvi da babysitter nel percorso. Però, se tu mi dici, studio questo perché sono bravo a fare questo e mi piace, ma poi voglio fare una carriera perché mi darà gratificazioni, e cioè quindi tu stai dissociando la filosofia dalla gratificazione lavorativa. E allora dovevi lasciare la filosofia alla scuola dell'obbligo, non portarla all'università, che non è il prosieguo del liceo, ma è l'anticamera del mondo del lavoro. Cioè, la scuola dell'obbligo finisce con la maturità, ragazzi. Cioè, là è finita la scuola. Dopo inizia voi professionisti. Sono un po' brutale in questo, lo so, però è veramente importante che capiate il concetto. Cioè, non posso scegliere l'università per fare contento mamma e papà o perché ero bravo a fare temi e quindi mi metto a fare lettere. No, a meno che poi non voglio continuare a... Cioè, con il liceo, con le scuole superiori si chiude il capitolo studio.
dalla vacanza dopo si inizia il capitolo preparazione professionale per la carriera e su questo dovete stare molto attenti. Quindi, senza entrare troppo in dettaglio, però se tu mi dici ciò che mi piace e sono bravo a fare, però fare quello mi realizza di più, c'è un iato, dicotomia, sincretismo, dimmi tu come lo chiamiamo. C'è qualcosa che deve essere elaborata meglio, no? Il tuo perché o nella scelta dell'università o nelle aspirazioni professionali va rivisto. Non ti dico è sbagliato, ma va sicuramente rivisto perché i due passaggi non sono allineati, cioè sembra che hai prolungato il liceo mentre dovevi anticipare la carriera. Quindi è un attimo da elaborare, soprattutto perché stai chiudendo il primo ciclo, per il secondo ciclo forse devi ripensare a qualcos'altro. Ora, dice una cosa interessante, a me piacerebbe muovermi anche in ambito di dibattito di intelligenza artificiale e bioetica. Ok, perfetto. Allora, assicurati che la bioetica, per esempio, argomento fondamentale, assicurati che per entrare in quell'ambito sia il percorso giusto o cerca di capire che cosa fare. Magari finita la triennale, invece di rimetterti a attaccare agli stessi professori ad approfondire di più le stesse cose, ti vai a fare un master da qualche parte in bioetica e magari questo ti serve per poi approcciare aziende che si occupano di altre cose. E... Però, e ti ripeto, Giuseppe, anche in quest'ultimo commento, no, realizzazioni intendo soprattutto lato economico perché, come hai detto, il mondo umanistico è totalmente ignorato nel nostro paese. Sì, ma se amo i pancake, molto probabilmente avrò dei problemi di linea dopo. Non è né colpa della nazione né colpa del sistema, cioè è un fatto di... cioè ti sei iscritto tu a filosofia, ok? Perché lo sai solo tu. E solo tu sai perché stai pensando dopo i 3 anni di farne altri 2. E solo tu sai quello che vuoi dopo. Ora, lavora per allineare queste cose, perché è molto importante. Si può fare tutto, ma assicurati, cioè perché o ti stai tappando il naso ora, studiando cose che sai che ti faranno soffrire dopo, o ti tapperai il naso dopo prendendo un lavoro che sai che non sarà in linea con le cose che stai amando. Ma cerca di capire come chiudere questo gap. Ci sono sicuramente opportunità, però devi farti il mazzo e sicuramente devi esplorare proprio a livello internazionale che cosa si dice, che cosa fanno le altre università, perché in Italia chi studia quelle cose lo fa per andare a insegnare, è inutile che ci prendiamo in giro, ok? Ora, se non sei interessato a quello, non confrontarti con i tuoi colleghi di università che ne sanno quanto e meno di te, ma confrontati con il resto del mondo. Bioetica, perfetto. Devi passare le giornate su LinkedIn a vedere chi si occupa di bioetica, che formazione c'ha, che corsi ha fatto, che cosa dice, di che cosa si occupa e vedere eventualmente se inizi a immaginare qualcosa per farci internship, per farci progetti di volontariato, per farci degli iscritti e via dicendo. Ok? Allora, sì, esatto, cioè Michele, il problema è che queste cose non ce le dice nessuno, verissimo, e per questo siete molto fortunati ad avermi qui. No, nel senso che, ripeto, la mia, ne parlavo oggi con una persona molto molto in gamba che intervisterò nelle prossime settimane, che ha una carriera strepitosa all'estero, e parlavamo proprio di questo, cioè queste cose a nessuno ce le ha mai dette, quindi noi stiamo condividendo veramente cose non banali e come per la carriera manageriale, il sacrificio a livello di tempo, di risorse, di costi, perché è costosissimo tirare il canale su, mh, fare determinate scelte per i corsi e via dicendo, però la missione è proprio quella di creare valore
per aiutarvi ad accelerare certi processi e a evitare errori che noi non abbiamo potuto evitare. Michele chiede: hai mai affrontato un momento di crisi durante la tua carriera e come sei riuscito a superarlo? Quali risorse hai usato? Uff, tanti. Ci sono stati momenti di crisi, i momenti di crisi possono essere per diverso motivo, possono essere hai dei grossissimi problemi personali che impattano il mondo del lavoro, la carriera, oppure ci sono problemi in azienda non dipendenti da te, ristrutturazioni, oppure ci sono problemi al lavoro dipendenti da te, errori, oppure ci sono scelte importanti, cambi di direzione. Mi sono capitati più o meno tutti questi casi dello spettro. Diciamo che una delle cose che mi ha aiutato tantissimo quando ho dovuto rimettermi in gioco era stato il riconoscere che il problema non mi definiva, cioè io sono altro dal problema, ok? Questa è una cosa molto di percorso psicologico, quindi prendete con le pinze quello che sto dicendo, vi condivido quello che è il mio pensiero sviluppato come esperienza, cioè io faccio sempre l'esempio, la nostra vita è fatta di tante scatole che possono essere argomenti, cose specifiche al lavoro, nella vita privata. Se ho un problema e ci metto la testa dentro, ovunque mi giro vedo solo quella cosa. Se c'è un problema di una separazione o di una crisi al lavoro, di un errore fatto, di una relazione sbagliata con un collega e lo faccio diventare il mio mondo, ho messo io la testa dentro quella scatola, per cui ovunque mi giro vedo solo quella cosa. Ecco, se riuscite ad avere la freddezza di tirare fuori dalla testa dalla scatola e vedere che questa è una delle 20-50 parti, aiuta molto. Quindi, nel momento in cui ho riconosciuto che quel casino non mi definiva come persona, ma era una parte della mia vita, mi ha aiutato molto. Per carità, sto iper riassumendo settimane e mesi di lacrime e sangue. The Obstacle is the Way è il libro che vi consiglio di leggere, è sempre dello stesso autore di Ego is the Enemy. È un libro molto interessante, non mi ricordo se l'hanno, questo è uno di quelli che hanno anche tradotto in italiano, comunque di Ryan Holiday. E no, questo l'hanno lasciato, questo c'è soltanto in inglese, mi sembra. E appunto, mentre Ego e il nemico l'hanno tradotto anche in italiano, The Obstacle is the Way è un gran bel libro, anche quello è fatto molto bene, dice tante cose interessanti, cioè proprio i casini ci sono, diamogli un senso e usiamoli. Quando ho avuto situazioni personali che impattavano lo stesso discorso, ecco lì c'è stato un momento per un grosso problema personale che mi ha aiutato la carriera, cioè un grosso casino nella vita personale che non starò qui a descrivere. Mi sono fermato e l'ho gestito come avrei gestito una cosa al lavoro, senza farmi coinvolgere emotivamente. Cioè, al lavoro c'è il momento in cui vuoi mandare a fanculo le persone in riunione, vorresti dire cose che non puoi dire, sai che ci sono delle cose che una volta dette ti saranno un boomerang. Ecco, quello mi ha aiutato a dire ok, affronto questa problematica che durerà per un po', come, cioè entro proprio in modalità progetto e l'affronto con la freddezza e il distacco, per quanto si possa essere distaccati da un grosso casino personale, però perlomeno nei modi sono stato molto professionale nell'affrontare cose private.
E quando ci sono stati casini in azienda anche per errori, ecco lì ho imparato, lì ho fatto, mi sono assicurato di non ripetere mai lo stesso errore. Errori si fanno, cioè, e chi vi dice che non ne fa, cazzaro, lasciate stare. Errori si fanno, l'importante è che non si facciano di nuovo gli stessi errori. Quello è fondamentale. E per cui sì, ho affrontato tante volte, diciamo che la resilienza e il portare le cose fino in fondo mi appartengono. E se uno fa il percorso giusto, c'è la post-traumatic disorder, no? Che sono dopo un trauma i problemi a livello mentale e tutto quanto dopo un trauma, ma c'è anche la PTG, post-traumatic growth, che è collegata al discorso di resilienza, cioè che da un certo livello vi succede qualcosa per cui va tutto a cazzo e poi invece di essere la resilienza che vi riporta allo stesso livello, potete addirittura andare oltre, perché da quel baratro avete imparato qualcosa e quindi da 100 siete scesi a 60 e risaliti a 110 perché avete fatto tesoro di quell'esperienza. Ok? Bella domanda, mi hai ricordato un po' di cose. Allora, vediamo un attimo. Collegato al discorso di prima, Samuele dice, ma mi chiedo spesso se in Italia si studia per lavorare o si studia per passione. Quello è il problema di cui parlavo, che si fa in alcune... Allora, ci sono delle persone che affrontano l'università già proiettati verso il mondo del lavoro. Per esempio, quelli che affrontano economia con una progettualità di carriera, Andrea Zanon, Marco Lecchi, quel tipo di mindset, ragazzi, chapeau, cioè quella è gente che sta già 5-10 anni avanti. Altri che entrano all'università quando facevo l'università c'era il militare e c'era gente che sceglieva i corsi di laurea in base a non partire per il militare, no? Perché se non facevi 2 esami il primo anno e un esame negli anni successivi partivi per il militare, quindi c'era gente che non riusciva a fare l'esame in ingegneria e passava in un'altra facoltà che ora non nomino per rinviare il militare. Ora, la domanda non è in Italia si studia per lavorare o si studia per passione? La domanda è gli italiani studiano pensando alla carriera o pensando al titolo? Tecnicamente anche chi fa scelte di studi considerate fighe, tipo laurea STEM, ingegneria e tutto, è assicuro che non sempre lo fanno con la progettualità di, no? Difficilmente quando uno si costruisce il piano di studi perché tu hai gli esami obbligatori e quelli a scelta. Beh, io sceglievo gli esami a scelta, alcuni li sceglievi perché erano più facili, altri perché ti piaceva l'idea, ma mai ho fatto delle scelte con una progettualità di carriera, perché non avevo nessun contatto, nessun ponte con il mondo lavorativo. E quindi sì, diciamo, si rischia di perdere una grande opportunità affrontando male il periodo dell'università, dove male intendo semplicemente in maniera non organizzata, non pianificata, con le idee non chiare. Ok? Vediamo un attimo. Allora, aspetta, qua c'è una domanda. Nicola chiede: saper fare un po' di tutto, essere un generalista può avere un aspetto negativo a livello di assunzione? Può essere visto male? Allora, io sono un generalista, ho una laurea in ingegneria, ma sono un generalista. Ho una laurea in ingegneria elettrotecnica, indirizzo energia, ho fatto una tesi in pianificazione energetica, predisposizione, no, analisi energetica ed exergetica dei piani energetici comunali. Ma io sono un generalista perché decidi di diventare generalista più avanti. Ricordatevi, all'università studiate 10, durante la carriera lavorativa studiate 100.
I successivi 90, se metterli impilati in verticali su un singolo argomento, distribuiti su più argomenti, quindi specialista, generalista, trasversale, sta a voi. Vari studi, David Epstein, tra i tanti, il suo libro Generalisti Range in inglese, indicano come generalista è il set di skill più appropriato per una flessibilità lavorativa per affrontare le dinamiche del mondo del lavoro. Per la parte manageriale è chiaro che sono le capacità più generaliste quelle che ti fanno andare avanti, però attenzione, cioè io posso essere generalista a 50 anni perché ho 8 anni di procurement, 5 anni di strategia, 4 anni di ingegneria. Non è che a 20 anni sei un generalista, cioè tu un percorso, un qualcosa devi essere, poi decidi come costruire, cioè a 20 anni arrivare sul mondo del lavoro, non mi sono laureato, non ho seguito un percorso, non ho nessun cosa perché faccio di tutto. Occhio, cioè, non dico che sia sbagliato, ma non ho capito chi ho davanti come candidato, no? Cioè, se ti stai candidando per una posizione, determinate skill devi averle. Quindi attenti a questa cosa. A livello di assunzione, tu vieni assunto per quello che sai fare. A inizio carriera vieni assunto, diciamo, ipersemplificando per il titolo di studi, ma titolo di studi asterisco, quello di cui abbiamo parlato prima, no? Per non competere soltanto col titolo di studi devi avere 2000 altre cose all'atere perché essere un buono studente non basta più. Rivedetevi la live che ho fatto con Davide Cervellin, però tenete a mente questa cosa, cioè del diventare generalista o specialista lo decidete durante la carriera, non a inizio carriera. Allora, Gianluca chiede, Excel, PowerPoint e Access, quanto sono un requisito minimo e qual è il livello minimo per non bruciarsi nella carriera? Allora, i tool tipo Excel e PowerPoint, Access io per esempio mai usato, Excel e PowerPoint sono i tool con cui nelle grandi aziende si comunica e si lavora. Poi per carità, se andate in Amazon sono vietati, non esiste Excel, e cioè non esiste PowerPoint, pardon. Però tolti i casi eclatanti, diciamo che uno è il tool per tenere traccia del business e l'altro il tool per parlarne. Non è PowerPoint la cosa che devi imparare a usare, devi imparare la comunicazione. PowerPoint è solo il veicolo, cioè puoi pure ritagliare, scrivere a macchina, ritagliare e mettere, no, non è quello, non è PowerPoint che devi saper usare, cioè scordatevi le presentazioni 25-30 anni fa, quando uscirono le versioni un po' più avanzate di PowerPoint, a un certo punto tutti si sbattevano per imparare a mettere l'animazione, cioè quelle non esiste più, ma scordatevi di andare a fare una presentazione in azienda con le animazioni che metti click, cioè, quello non esiste più, perché tu magari lo mandi in anticipo come pre-read in PDF, così non è modificabile, nessuno vuole stare là a cliccare, si sfoglia, è quello che è. Però appunto non è PowerPoint il tool, ma è la comunicazione aziendale il tool. Excel, no, Excel è il tool, però anche lì, a meno che non sei in finance, un utilizzo medio va più che bene, poi spesso entri. Allora, Excel è uno di quei superpoteri che se li conosci è meglio. Avere uno nel team che è veramente bravo con Excel può salvarti da tantissime cose, può fare la differenza, può creare dashboard, può creare quello che vuole, però è sempre una skill che se dovesse servire uno può prendere esternamente al volo. Però diciamo che sono i due tool che uno deve conoscere, ma non richiedono sicuramente anni di studio. Allora, un attimo solo, fatemi ribeccare una delle domande di Samuele. Samuele mi chiede il tempo di permanenza ottimale in un'azienda prima di cambiare posizione. Allora, azienda, posizione.
si può cambiare posizione rimanendo nella stessa azienda. Diciamo che i numeri magici di cui parlo sempre sono: nei primi 6 mesi uno capisce come funzionano le cose. Quando si inizia una nuova posizione, si entra in una nuova posizione, diciamo i primi 6 mesi sei lì e ti ambienti. Dopo un anno inizi veramente a performare e a portare il contributo. Dopo 2 anni, mediamente, hai già dato contributo, se vogliamo, il ritorno dell'investimento sulla tua assunzione c'è stato, e magari lì è il momento di iniziare a guardarsi attorno e capire se puoi portare valore da qualche altra parte con la tua progettualità di carriera per te o per l'azienda. Diciamo, quelle sono le cose. Dopo 3 mesi non puoi dire di aver lasciato un lavoro perché non ti piace, perché non hai proprio neanche idea di che cosa stia veramente succedendo. Dopo un anno puoi andartene, ma non hai contribuito. Diciamo 2 anni è il numero magico inizialmente per. Poi anche lì a seconda delle fasi di carriera, ragazzi, è perché all'inizio magari può essere un po' più rapido, più avanti, si hanno responsabilità di un altro tipo, quindi può essere un po' più lento e via dicendo. Io adesso non cambio lavoro o azienda ogni 2 anni, ma magari ogni 2 o 3 anni mi trovo a gestire cose diverse perché si esaurisce un ciclo di necessità di creare valore in una certa parte del business ed è necessario trasferire competenze e valore in un'altra parte. Quello è l'approccio. Allora, fatemi vedere un attimo qui le domande. Allora, c'è questa domanda di Lorenzo che mi chiede: il corso EMIT alla Bocconi, Economics and Management of Innovation and Technology. Allora, credo che sia sicuramente una cosa interessante, ma perché? Perché stiamo parlando della Bocconi. Ora, al di là del corso specifico, in quella progettualità di cui stavamo parlando prima, la Bocconi è una università target, come spiega Andrea Zanon, è l'italiana come business school e tutto che è nelle prime 10 posizioni per la parte MBA e business school, ed è per la parte economia l'università più prestigiosa in Italia, punto. Quindi sicuramente è qualcosa di. Ripeto, non è il mio settore, però sicuramente è un investimento vincente a livello di sforzo. Immagino ci siano delle fee da pagare e via dicendo. Cioè, quello che dicevamo prima, se devi mettere un certo quantitativo di sforzo in anni di studio, quello è, e se lo puoi fare, cerca di farlo al meglio, dove al meglio significa dove è percepito come il meglio dal mondo del lavoro. Ok? No, ma io vado nell'università di Pinco Pallo perché mio papà si è laureato lì, ha insegnato lì e ci sono i professori che sono bravi. Sì, ok. E lì però stai soddisfacendo un'altra parte, un altro set di esigenze, ok? La parte affettiva, quello è. Ma se Pinco Pallo non è riconosciuto al mondo del lavoro come una laurea prestigiosa che ti dà il distacco, che ti dà il network, quello, quell'altro, caro papà, grazie, stanno i tuoi amici, tanto piacere, però io ho bisogno di altro, ok? Per cui, a mio avviso, sicuramente è un investimento molto molto interessante quello da fare. Allora, guarda, Alberto, questa cosa dell'università Target, guardatela in senso completo, ok? Se io voglio andare in McKinsey, in Boston Consulting, nelle top Big Four e via dicendo, quella è l'università target, questi hanno addirittura dei team dedicati a pescare candidati da là. Ok, e questo è il concetto di università target.
Però ragioniamo anche nell'altra dimensione, cioè nell'altra cosa. Anche se io non dovessi essere interessato a quelle, però non è che la Bocconi è università target perché, siccome inizia con la B, era tra i primi nell'elenco telefonico. Cioè, è università target perché i professori sono in gamba, perché c'è il collegamento con i business case, perché c'è un tessuto di network delle aziende, perché i corsi sono di un certo tipo e via dicendo. Quindi, che vogliate o meno fare un tipo di percorso specifico dopo, comunque una laurea nel settore economia alla Bocconi inevitabilmente varrà a parità di sforzo più di una laurea in altre università rispettabilissime italiane che non hanno quel tipo di reputazione per il mondo del lavoro. Reputazione guadagnata, ragazzi, non se la so comprata a botte di euro, eh? E cioè, quando dice Alberto, se un'università è classificata nella lista del Financial Times senza essere considerata tradizionalmente una target, questo quanto conta? Cioè, molto probabilmente lo è una target se sta lì. Cioè, i criteri per il Financial Times e il Wall Street Journal, che sono le due liste su cui dovete andare a vedere, se vedete i criteri lì sono appunto i professori, le pubblicazioni, i contesti, i trend degli stipendi, patapim, patapam, employment rate. Cioè, è chiaro che l'università di economia nella provincia, che è stata creata 20 anni fa perché bisognava fare uno spin-off per creare posti di lavoro, perché il politico locale doveva... Cioè, nessuno sa che esiste al di fuori del bacino d'utenza. E ragazzi, cioè, chiariamo, funziona così, eh? Le cattedrali nel deserto sono state pure create per motivi politici. E quindi, se tu sei una università che sta nelle top 10, top 20, c'hai un nome da spendere. E se qualcuno non dovesse sapere che sei nelle top 20, glielo dici nel curriculum, lo specifici. Guarda che io sono qua, che magari non l'hai mai sentita, ma sappi che sta nella lista. Ma vi assicuro che chi sta facendo il recruitment sa benissimo quali sono le università in quelle liste del Financial Times, del Wall Street Journal, perché lo fanno per lavoro, ok? Quindi l'università target non è, ah, ma io non voglio andare in McKinsey, quindi sti cavoli, me ne vado all'università di Canicattì, non lo so se c'è un'università Canicattì, sto facendo l'esempio, no? L'università Pinco Pallo, no? Comunque quella, se posso, è un'ottima scelta, così come se posso mettermi in gioco e andare a studiare all'estero, probabilmente ha molto senso perché? Perché al percorso accademico associo la vita all'estero, la parte linguistica, il collegamento, l'esperienza, l'Erasmus, le attività extracurricolari e via dicendo. Ok? Sì, esatto, Alberto, ok, mi ricordo, ne avevi anche parlato nel gruppo, quindi tu andrai alla Carlos III a Madrid, cioè, comunque stai andando in una scuola in una capitale europea che ha anche un'ottima reputazione e quindi va bene. Io sono cresciuto a Bari e quando ho chiesto ai miei, mi mandate a studiare ingegneria al Politecnico, mi hanno detto, ma manco per niente, cioè abbiamo l'università a 5 isolati da casa, vai al Politecnico di Bari, Università di Bari che in quegli anni è diventato Politecnico di Bari. I miei insegnanti, professore universitario mio padre, insegnante mia madre, non avevano la minima idea del potenziale diverso valore su una carriera di una laurea, perché dicevano laurea in ingegneria questa e laurea in ingegneria quella. No, ma manco per niente, no? Con tutto la stima e cosa, però se cresci se ti lauri in un'università che ha zero contatti con il mondo del lavoro e un'università dove ogni esame lo fai in collaborazione con l'azienda, ragazzi, ma di che parliamo? Cioè, non è inutile che ci stiamo a raccontare storie. E questo è quello su cui dovete lavorare e su cui dovete concentrarvi. E Nicola, allora, togliere il nome dell'università quando si valuta il candidato, perché? Perché? Cioè, attenzione, guarda, questo è un commento interessante che stai facendo.
perché dovresti togliere il nome dell'università? È come se tu, andando a un colloquio più avanti nella tua carriera, dovessi togliere il nome dell'azienda. Perché? Io voglio sapere, cioè, perché io devo sapere, siccome non mi interessa il tuo titolo di studi, ma mi interessa le cose che hai imparato che puoi fare e tutte le cose all'atere, io so che se hai studiato questo argomento lì o lì hanno due valenze diverse, altrimenti non esisterebbero le statistiche, non esisterebbero le classifiche, scusatemi. E che ci piaccia o no, siccome stiamo parlando di competizione nel mondo del lavoro, fa la differenza. Se vuoi andare in un posto pubblico e fare il concorso pubblico, la laurea ad Harvard e la laurea all'Università di Pinco Pallo ti danno lo stesso punteggio. Ma come dico sempre, questo non è il posto per parlare di come partecipare ai concorsi pubblici. Cioè, ripeto, stiamo parlando di una competizione per la carriera e nella competizione, ragazzi, dovete essere competitivi. Per essere competitivi dovete sia, ora stiamo parlando della parte lavorativa, cioè della parte università, ma è identico se dovessimo parlare di scatti di carriera, cambi di azienda e promozioni all'estero e via dicendo, è la stessa cosa, cioè stiamo parlando di un mondo competitivo, ragazzi. È lì che vi dovete ricordare che dovete competere con gente affamata, con gente che viene da tutto il mondo, con gente che a 10 anni parla già 3 lingue, con gente che... e via dicendo. Oggi appunto stavo parlando con questa persona che mi diceva la quantità di persone di origine, di italiani di seconda generazione che si laurea alla Bocconi è altissima e quindi tu ti trovi persone che sono già bilingue, lingua di origine italiano, trilingue perché ovviamente parlano anche perfettamente inglese e voi con quelli dovete competere. E per questo, cioè, occhio che fa la differenza riposarsi giocando ai videogiochi o dedicarsi a progetti, attività, no? Che è il discorso di cui vi parlavo prima di Andrea Zanon, che dice la laurea, cioè studiare economia invece di ingegneria gestionale, vi permette di usare il tempo che non passate ad ammazzarvi su esami più difficili per costruirvi le competenze per il mondo del lavoro. Non è sbagliato come approccio, non sottovalutatelo. Ok? E cioè, appunto, Alberto dice se ti lauri alla Bocconi è più... Nicola, ripeto, attenzione. Tu dici, il mio pensiero è che non è che se vieni da prestigiose università sei allora top del top. Ok, ma tu domani sei un selezionatore. In base a che selezioni? Cioè, ovvio che non è che tutti quelli che escono dalla Bocconi sono il top e tutti quelli che escono dalle altre università sono l'ultimo. E è il devi avere dei parametri di riferimento, cioè e soprattutto chi è andato lì probabilmente ha fatto delle altre attività che le altre università neanche ti offrono. Cioè, se mi laureo in ingegneria al Politecnico di Milano, sicuramente posso fare una laurea, una tesi con e tanti altri esami in collaborazione con le aziende. Se lo faccio in un'università che in un'area in cui non ci sono aziende, che faccio? MATLAB, mi faccio i miei modelli, so cosa ha sostituito la MATLAB, ma ci siamo capiti. Ok? Però attenzione, Michele, quando tu dici per il cambio di carriera, diciamo che il percorso passa da una formazione in business school di questo tipo, no, il cambio di carriera può essere triggerato da 2000 cose diverse. Può essere, sono le competenze, la business school può avere senso, sì, no, pro, contro, ho fatto anche dei video a riguardo per vari motivi, però il cambio di carriera è un altro argomento. Però ragazzi, cioè, non potete, così come se avete lavorato per grandi aziende, nomi rinomati, cioè, allora, è come se uno dicesse, ah, ma perché devo mettere nel curriculum che ho lavorato per Google? Perché quello presuppone che tu abbia delle competenze, delle conoscenze più importanti, così come
chiunque abbia lavorato in Google su LinkedIn viene tempestato di offerte di lavoro, vedete l'esperienza di Mr. Rip, Giorgio, così in scala, prima, essendo un'università collegata al mondo del lavoro e non collegata al mondo dello studio, un'università di un certo tipo con una certa reputazione vi darà tra i vari tasselli degli altri vantaggi. Ovvio che se poi uscite dalla Bocconi senza conoscere l'inglese avrete un problema. Penso che non sia possibile perché mi sembra che ci siano corsi in inglese e via dicendo. Ok? E poi quanto sia forte il primo filtro dell'università dipende, appunto, se devi andare in quella McKinsey e quelli lo sai che quelli vanno soltanto appunto, cioè o ti laurei, se fossi negli Stati Uniti, o ti laurei ad Harvard, a Stanford, all'MIT, oppure ti attacchi, cioè là non ci vai, punto. Ovvio, ci sono altri 3 milioni di aziende in cui andare, ma là no. Mm? Ok, ragazzi, belle domande. Ha preso un taglio molto universitario, però secondo me il valore della discussione rimane proprio perché, è lo stesso approccio, comunque il mindset da professionisti. E Alberto, allora, esatto, con Davide parlavamo del fatto l'importanza di scegliere, prendo questa come ultima domanda, poi chiudo. Citava l'importanza di scegliere l'azienda giusta e il paese giusto quando inizi a lavorare. Come faccio a sapere se un paese è migliore per la carriera? Ora, la domanda più marchettara è: ti prendi il corso cercare lavoro in modo strategico, dove si affronta anche questa parte, cioè il cercare lavoro all'estero, ma fondamentalmente devi studiare, devi confrontarti, devi indagare, devi capire e soprattutto devi a monte fare un percorso di definizione della tua strategia di carriera che deve avere tanti pezzi dentro. Cioè io prima mi spostavo in base a scelte sullo stile di vita, poi ho capito che dovevo aggiungere altri pezzi, altri pezzi, altri pezzi e questo mi ha permesso col tempo di raffinare l'approccio. Però si sa che probabilmente per la tua carriera andare in Venezuela non ti aiuterà se hai un contratto locale e tutto quanto. Cioè, vado per estremi, ovviamente, però è chiaro che online ci sono tantissime informazioni su cui tantissime informazioni a disposizione che vi aiuteranno ad approfondire questi argomenti. Ok? Allora, grazie ancora, vi ricordo che c'è il videocorso che è in offerta penso fino a fine maggio, devo un attimo verificare le condizioni che avevo messo. Per le domande, se ci sono, mettetele o nel gruppo Telegram oppure quando pubblico la live mettete anche dei commenti qua sotto perché questa sera pubblicherò al volo senza editarla questa live. Per informazioni c'è il mio sito maurizioparenzan.com e ci rivediamo, penso di mantenere con cadenza bisettimanale finché non sistemo un po' di cose le live, ok? Grazie ancora a tutti quanti della pazienza e ci vediamo presto.